Allora, eccoci qui a Roma con Corrado o Corri X, DJ attivo da svariati anni. A novembre sono 30 anni. Wow. Senti, però in passato tu hai fatto anche altre cose, tra cui organizzare concerti. Promoter, sì, diciamo, sono due attività che ho gestito sempre in parallelo, sempre organizzato concerti, per cui... E tra questi ce n'è stato uno particolarmente importante, Nirvana. Certo. Che era l'anno? 91, novembre 91. Teatro Castello. Cine Teatro Castello, per Esatto. Che stava... Via di Porta Castello, via da Conciliazione all'inizio. I Nirvana, come ricorderai, avevano già suonato a Roma al Piper, Sì. se ricordo bene, era sempre nel novembre d'89. Il tour del primo disco del di primo Bleach. disco, sì. Io c'ero, diciamo, avevo lavorato alla promozione del concerto, ma non nell'organizzazione con altre persone. E il concerto, diciamo, a mio giudizio, ma anche a quello di molti, non fu un grande concerto. Cobain era abbastanza fuori, diciamo, era un po' di quei gruppi segnati un po' a rischio, più che altro per come dici tu organizzi, ok, hanno la risposta di pubblico, sì, però poi dici come funzionerà, suoneranno, non suoneranno, ma non aveva una gran nomina, di conseguenza non è che fosse poi il gruppo più ambito. Io lavoravo insieme a un'agenzia, la Subway Music dell'epoca, e mi occupavo più che altro della promozione dei concerti, per cui facevo la grafica dei manifesti, la stampa e la distribuzione a livello nazionale, nonché la promozione anche su Roma. Quindi c'era un promoter europeo, credo. Uno italiano e uno sì, Roma. sì, praticamente. No, quello, la Subway era italiana. Noi infatti organizzavamo il tour italiano. Il tour italiano, che fu piuttosto paranoico come cosa, perché la data era la prima, se ricordo bene, era Bologna, Roma, Treviso. Poi ci fu la famosa data di Hiroshima, che era stata prenotata, poi non Quindi è stata Torino. più fatta. Sì, Torino. Proprio perché non era proprio il gruppo più ambito. Perché avete scelto proprio il Teatro Castello, che era una location un po'... Era la nostra location. Ah, era la vostra Sì, location. noi avevamo già fatto, come ti dicevo poco fa, altri concerti metal, fra cui Morbid Angel, organizziamo anche altre cose successivamente sempre in ambito del grunge, sta fra le 800 e le 1000 persone come capienza, e quello che poi noi ci aspettavamo rispetto ai Nirvana. E come andò invece? Ma il discorso è stato così, il concerto, sono passati 28 anni, per cui qualcosa forse mi sfugge, perdonatemi, però noi prendemmo la data, se ricordo bene, intorno alla fine di giugno, più o meno 5-6 mesi prima, e come ti ripeto, rispetto ad altri gruppi non era proprio ambitissima come cosa, non è che dice sai te la contendi con altri promoter, avevo intuito che comunque secondo me una seconda possibilità in Nirvana gli si poteva pure dare, insomma, anche perché il costo era pure abbastanza esiguo rispetto a quello che uno immagina. E vabbè, prendemmo, diciamo, questa data. Poi l'agenzia si curò anche, diciamo, di fare proprio la promozione e trovare le altre, fare il tour italiano. E tutto, insomma, fu messa nel cassetto come tante altre date che tu prendi, poi fai un calendario, eccetera, eccetera. Chiaramente non avevamo previsto l'effetto Nevermind. Certo. Che se Nevermind, se correggi, uscì verso settembre, se ricordo Adesso bene. il mese non lo ricordo, Però mi sembra fine settembre, settembre, per cui all'improvviso esplose. Cioè una maniera molto viscerale, molto naturale, nel senso non è che poi era stato promosso così tanto. Però c'è quel videoclip, It Smells Like Teen Spirit. Esatto, però capisci, non è che c'è stata una grossa promozione alle spalle, è proprio naturale, fu bello proprio per questo. E chiaramente cominci a sentire, stando dentro l'ambiente, cominci a sentire che c'è un fermento. Negozi di dischi che vendevano, Ma soprattutto quando lavorando per la promozione di altri concerti, sempre con l'agenzia, vedevi che poi ovviamente associavi alla promozione cose che invece che dargli tu il flyer venivano loro a chiedere, e vedi, cioè, la gente 2 mesi prima ti veniva a dire quando c'è. Però questi sono dati così di colore, nel senso l'attività del promoter poi non si può basare solo su questo, certo. Chiaramente dovresti basare sulle prevendite, ma le prevendite lo sai un paio di settimane prima. E chiaramente sentivi queste cose, ne so, Radio Rock, così, che tutti i giorni spingeva sti pezzi. Cioè, effettivamente era un grande album, vendeva tantissimo, c'era interesse pure, ecco. un interesse particolare. Però chiaramente il discorso è questo qua, dice, noi col Castello avevamo un rapporto continuativo e noi valutavamo che una data di Nirvana stasse dentro questo range 800.000 persone. Certo.
persona più, persona meno. E valutare di fare salire di livello significava all'epoca prendere per esempio il teatro tenda. Però il teatro tenda non è un passaggio così, cioè praticamente tu ti dovresti fidare del tuo sentore, che potrebbe anche essere non vero, mi è capitato tante volte. La capienza del teatro tenda è di? Era oltre 2000. Oltre 2000. Quindi lì c'era la domanda, era facciamo quello da 800.000 o quello da 2000? Sì, il problema è che tutto poi i costi venivano moltiplicati. Chiaramente. Per cui non era un discorso, spesso le persone ci hanno detto ma come mai non avete capito? Sì, l'avevamo capito, ovvio, però... Correre il rischio soprattutto. Sì, chiaramente le prevendite sono andate via in un attimo. Per cui noi avevamo, sì, se mi ricordo bene, circa 1 migliaio di prevendite, perché comunque abbiamo sempre giocato pulito, non abbiamo mai fatto l'overbooking. Queste prevendite sono andate via in un attimo, mi ricordo ce l'avevamo a Cantieri del Nord, c'era ancora quella via del corso, e ci chiedono altri biglietti, dice no guarda questi sono già sold out, già un po' di tempo prima, però non abbastanza per poter dire ok ne ho venduti 1000, ne venderò altri 2000, perché si parla per teatro tenda non è devi fare fra 1000 e 1500, devi fare fra 1000 e 2005, 3000. Perciò comunque sarebbe stato troppo tardi, avresti dovuto cambiare tutta la promozione. Ma quindi questo concerto poi com'è andato? Te lo sei goduto? No, io non l'ho visto. Come no? Non l'ho visto perché poi andò in questa maniera, nel senso chiaramente il Teatro Castello era di fatto costruito per essere un cinema. Sì, vero che 1000 persone avevamo venduto, ma fuori ce n'erano altre 2000 almeno, per cui tutta via di Porta Castello praticamente ferma. Io infatti il concerto non l'ho visto perché la situazione diciamo d'ordine pubblico cominciava a essere critica, certo. Nel senso non tanto per le persone che non riuscivano ad entrare, perché chiaramente se il posto non c'è, ma per quelli che avevano il biglietto, per cui tu dovevi in qualche modo garantire certo. giustamente quelli che dovevano entrare, e non era così facile avendoci una massa di 2000 persone là davanti, che comunque spingevano, perché naturalmente la via poi era anche abbastanza stretta, e io praticamente me lo sono passato là, perché... A contenere insieme alla security così. Hai parlato con la gente che dice? Assolutamente, noi facemmo entrare 2 o 3 persone per far vedere, cioè perché poi le persone, cioè, in quel momento di nervosismo si sembra che sei tu che gli dici no, io non ti voglio far entrare, certo. In realtà sarebbe interesse mio farti entrare se c'era posto, né chiaramente poi aprire le porte così e far entrare 2000 persone in un posto che ne contiene sì e no 1000, no? Sarebbe stato un massacro, per cui a queste persone che abbiamo fatto entrare così, poi chi è uscito fuori ha detto effettivamente non ci si entra. Però non è stato semplice, te lo dico, io non ho visto un brano, cioè nel senso ti dico solo che per esempio sotto il palco le barriere erano piegate, dentro comunque la situazione per quanto pressante comunque era vivibile, non è che c'erano stati svenimenti o altre cose così, però chiaramente bastano 100 persone in più o comunque basta una piccola massa di persone che entravano dentro e sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto. Fortunatamente è andato tutto bene e mi hanno detto, poi l'ho rivisto il video perché poi c'era Video Music che faceva le riprese e il concerto fu anche eccellente, tutto il contrario di quell'altro. Hai rimpianto oggi di non aver fatto il teatro tenda? Beh sì, però che dire, fu una decisione, poi calcola, quello era tipo il mio secondo concerto che organizzavo, mi affidavo alla maggiore esperienza delle altre 2 persone che lavoravano con me. Che poi loro tornarono nel 1994 per sì, ma già parlavamo e... già di un alto livello proprio di produzione. Suonarono a Palaghiaccio di Marino. Uscirono fuori dall'ambito sub pop, sì, su una produzione differente, chiaramente parliamo di altre agenzie, di altre situazioni. Certo. Grosse, diciamo. Hai incontrato Nirvana in persona? Io no. Non ho avuto modo perché comunque questi gruppi sono molto protetti certo. dall'organizzazione, certo. Però penso che per loro sia stato un bellissimo concerto. Non ho neanche una foto, una cosa del concerto, perlomeno di quello che era successo, perché chiaramente c'erano dei limiti, parliamo di un'altra epoca, adesso le foto ce ne sono anche troppe, certo. All'epoca c'erano dei limiti molto ferrei dal punto di vista della produzione, per cui non è che potevi entrare in un camerino e farti la foto così, insomma. Rimane un bel ricordo, una bella cosa, purtroppo molto fisico, piuttosto mi sarebbe piaciuto più di cuore, insomma. Però mi fa piacere che nonostante ho passato tutti questi anni ancora si parla di questa cosa e
e me lo porto come una cosa da raccontare ai nipotini. Beh, grazie per averla condivisa con noi. Assolutamente, certo. No? In questi stessi anni nasceva pure poi il progetto che ti vedeva Certo. coinvolto insieme a Luciano del Toretta Style. Certo, Toretta Assai. Infatti, Come è sì, iniziata? noi già facevamo all'interno del Forte Prenestino le nostre feste, cioè io, Luciano e altre persone così. Però che praticamente noi portavamo i dischi nostri che c'avevamo a casa, non c'aveva un filone ben preciso. Un giorno quasi per caso uscì fuori, diciamo perché non mettiamo Raffaella Carrà? Così, c'avevamo un 45, ora è nato zero, cose del genere. L'abbiamo messa come provocazione, chiaramente dentro un centro sociale, dice, stiamo parlando del 1990, per cui non era niente di scontato. La cosa funzionò. Funzionò perché le persone capirono il gesto, noi non volevamo rivalutare questi artisti e la gente capì subito, anche se non tutti, infatti la nostra soddisfazione fu in quelli che vedevano in questa proposta di musica una stupidaggine, no? Un'allegria forzata. Dopo un paio d'ore, dopo qualche cocktail, li vedevi con la kefia messa tipo bandana, a petto nudo, che cantavano mi vendo, capito? Poi che era una parte della serata, chiaramente, insomma, poi il resto mettiamo quello che ci piaceva, punk 77, ska, beat italiano, soul, insomma, anche e soprattutto le cose che ci piacevano. Poi in mezzo c'erano, diciamo, questi inserimenti di cose. Quindi è nato, diciamo, a Forte Prenestino, Sì, è nata l'idea. si chiama Torretta proprio perché le feste facevano nella Torretta del Forte Prenestino. Non lo sapevo. Sì, non è un nome, prima lo chiamavo semplicemente discoteca con l'H finale, poi a un certo punto dice vabbè damogli un nome, anche il fatto che una R sola non è un'inclinazione romanesca, ma fu un errore tipografico. Doveva essere Torretta stile, non so come ci sbagliamo noi, insomma era Torretta, andò molto bene, ma manteniamo Torretta. E poi invece la prima serata vera e propria... Come Torretta fu un po' più in là, diciamo nel 93. Fu Dove? il primo Halloween, sempre a Forte. Sempre a Forte. E Halloween non era affatto scontato fare un Halloween a Roma, nel senso forse siamo stati fra i primissimi a farlo, perché veniva considerata un po' una ricorrenza americana, Certo, un po' lo una è. cosa... Sì, però adesso ormai è Capodanno, lo fanno anche il bar sotto casa, l'atteria. All'epoca invece fu un esperimento, fu una cosa così, andò molto molto bene. Facemmo credo quasi 1000 persone alla polveriera del Forte giù, che insomma era un posto anche dal punto di vista estetico molto molto bello, molto caratteristico. E da là in poi diciamo iniziò la storia di Torretta che continua ancora oggi? Che continua ancora adesso, in maniera un po' più rallentata perché comunque sia i tempi sono cambiati, ma noi ce ne concediamo sempre 2-3 l'anno, cerchiamo di fare le date giuste, tra cui Halloween ovviamente, ci distinguiamo comunque dal calderone dei vari Halloween e continua ad andare avanti e vediamo che ci sono sempre persone che hanno sempre voglia di ballare e cantare insieme a noi, finché continua così va bene. Fantastico, Corrado, grazie. Va bene, grazie a te.